Benvenuti a questo primo tutorial sulla collana che ho intenzione di fare della programmazione dei robot Universal Robot, i robot collaborativi che sono molto utilizzati sia in ambiente didattico che in ambiente industriale. In questo tutorial, partendo proprio dall'inizio, vediamo come installare e avviare USR Sim, che è il simulatore ufficiale di Universal Robot, utilizzando una macchina virtuale su piattaforma VMware Workstation. L'obiettivo è creare un ambiente completamente virtuale che ci permetta di utilizzare Polyscope, programmare un robot Universal Robot e testare le nostre applicazioni anche senza avere un robot fisico collegato. Scaricheremo la macchina virtuale direttamente dal portale ufficiale Universal Robot, che ci viene appunto già predisposta dall'azienda madre del robot, e la importeremo in VMware. Configureremo insieme le impostazioni principali per preparare l'ambiente che ci serve per poi iniziare le successive esercitazioni di programmazione e di simulazione dei nostri robot, fino ad arrivare eventualmente un domani a utilizzare i robot reali. Quella che vedete sullo schermo è una guida Get Started, appunto, per simulare e installare le virtuali di Universal Robot, che metterò in download nell'articolo dedicato a questo tutorial. Iniziamo quindi naturalmente io do per scontato che sul mio PC ho installato VMware Workstation, in questo caso è il 26H1, e vado sul sito di Universal Robot a scaricare la mia macchina virtuale per sistemi non Linux. Io ho preparato il link diretto, che anche questo metterò nell'articolo, per raggiungere direttamente la pagina dedicata. Quando arriviamo a questa pagina è necessario fare il login, quindi bisogna avere un account Universal Robot. Se non l'avete, lo create. Io ce l'ho e quindi inizio a fare il login. Vado a fare copia e incolla delle mie credenziali Universal Robot, così procedo a fare l'accesso. Una volta che ho fatto l'accesso, avendo fatto il link diretto al download dell'ultima versione che ho disponibile oggi, che è 25 agosto 2026, ho il link a poter scaricare la versione offline simulator per sistemi non Linux, perché la piattaforma di Universal Robot è su Linux e quindi mi dà la possibilità di avere già la macchina virtuale eh, per sistemi non Linux, con appunto dentro la versione Linux e la versione di URSIM già all'ultima versione. In questo momento io ho la 5.25. Il click da fare è su questo file RAR, chiudiamo l'aiuto che non ci serve, è su questo file RAR, e quando l'avrete scaricato naturalmente vi troverete un file zippato, compresso. Quindi andate ad estrarre questa cartella in una zona del vostro PC che vi è più congeniale, e nel momento in cui l'avrete estratta vi troverete una cartella di questo tipo. La cartella estratta la metterete in una posizione del vostro computer. Io ho una posizione sotto una cartella virtual machine e poi ho la cartella estratta. Vedete, la cartella estratta ha una serie di file che a noi non interessa granché, però vi posso già comunque dire che eventualmente, se non avete VMware, potete installare VirtualBox, perché questa macchina virtuale è predisposta sia per VMware che per VirtualBox. Vedete questo file è il file da richiamare in VirtualBox. Poi magari farò un tutorial dedicato andando a predisporre l'installazione della macchina virtuale da VirtualBox, però non cambia niente. Voi potete usare VMware Player, VMware Workstation e VirtualBox per avviare la macchina virtuale che abbiamo scaricato dallo stesso download. Nel mio caso io ho VMware Workstation, quindi vado a
Qua volevo solo farvi vedere cosa si vedeva quando vado a estrarre questa cartella zippata che ho scaricato, compressa che ho scaricato, ma in questo caso mi interessa poco questa cartella, devo solo sapere dov'è. Perché devo sapere dov'è? Perché una volta che io vado su VMware oppure VirtualBox oppure eh, VMware Player, posso andare a cliccare su Open Machine Virtual Machine e andare a selezionare appunto quel percorso che vi avevo detto, quindi quel percorso che è la cartella decompressa della macchina virtuale che ho scaricato. Qui vedete che in base al programma che io uso non vedo più quella serie di file. Andiamo a rivederli, quella serie di file che ho decompresso, ma vedo solo quello che mi permette di leggere VMware Workstation. Quindi se dovessi avere utilizzato VirtualBox per virtualizzare la mia macchina virtuale, vado evidentemente a vedere solo questo qua che è destinato a VirtualBox. Detto ciò, quindi, vado a selezionare questo file, clicco su apri e VMware Workstation oppure VirtualBox in altre schermate che tra l'altro potete vedere su questo PDF, perché faccio una parentesi, per chi utilizza VirtualBox su questo PDF c'è tutta la procedura per il download di VirtualBox da Oracle, che è gratuito, e per l'installazione e l'esportazione e l'apertura della macchina virtuale. Stessa procedura, vedete che abbiamo una schermata di VirtualBox, qua fa New, va ad aprire URSIM e fa tutta la procedura che praticamente sto facendo io da VMware. Io avendo VMware uso questo. Una volta che qualsiasi sia il software di virtualizzazione che noi utilizziamo, abbiamo individuato la macchina virtuale da scaricata e pronta per essere avviata, possiamo cliccare su Power questa virtual machine e parte l'apertura della nostra macchina virtuale resa disponibile da Universal Robot gratuitamente e scaricabile banalmente avendo solo un account Universal Robot registrato. Aspetto che si avvii questa macchina che, se non ricordo male, è fatta sull'Ubuntu e poi vediamo cosa ulteriormente fare per prepararci l'ambiente alla programmazione dei robot Universal Robot. Che vedete è molto veloce. Tra l'altro come risorse, vediamo se riesco a vederlo, setting dovrebbe essere qua, come risorse non ho granché di pretese perché mi ha dato 1 giga di RAM, un processore. Naturalmente per poter avviare questi software è sottinteso che io abbia le caratteristiche del mio PC in grado di supportare determinate applicazioni, compresa la virtualizzazione. Quindi, prima di tutto, bisogna avere un computer alla base. Nel mio caso, io ho una memoria di 64 giga e quindi ho la possibilità di dare RAM quanto no. Qua mi raccomanda un 4 giga, posso anche darglieli perché tanto ne ho 64, quindi vado a muovere i cursori, gli do l'ok e vado ad aggiornarmi la macchina virtuale con più memoria dedicata a questa virtualizzazione. Come vedete il primo avvio non è granché a livello grafico perché me l'ha adattato un pochino al mio schermo 16 noni che ho qui in laboratorio, però questa è una cosa che da questo momento in poi diciamo che diventa molto soggettiva la questione perché dipende anche dal tipo di monitor che ho, eccetera, eccetera. Intanto possiamo fare con VMware, possiamo fare qualche autosistemata, quindi vediamo un pochino se su View io ho la possibilità di andare ad fare qualcosa di auto-resize, quindi è già attivo AutoFit Guest e AutoFit Window, quindi ci siamo e poi possiamo anche andare eventualmente a tutto schermo, ma non mi interessa perché se vado a tutto schermo vediamo un pochino, magari esco fuori dalla registrazione, sì, esco fuori dalla registrazione, quindi non mi cambia niente per me che sono qui su questa macchina, quindi posso disattivare il tutto schermo così vediamo anche il programma che stiamo utilizzando per virtualizzare.
Una cosa che posso fare, se la risoluzione vedete un pochino così, dentro la macchina virtuale posso andare ad impostare proprio il display come se fosse un Windows, quindi andare a cambiare la risoluzione e fare dei test per vedere se lo vediamo un po' meno, un po' meglio. Quindi abbiamo un po' di impostazione di Ubuntu, ma vediamo un pochino dove intervenire sulla risoluzione. Quindi andiamo qua in basso, facciamo clic, andiamo su Preference e poi abbiamo Monitor Setting. Qui possiamo cambiare, provare ad andare alla risoluzione. Noi abbiamo 1918, proviamo ad andare a un 1920 se ce l'abbiamo, 1920 per 1080. Qua dobbiamo andare un po' a test perché 1920 per 1200, anche perché il monitor è molto grande, proviamo, ma vediamo cosa stiamo combinando. Sembra uguale. Magari possiamo andare a cambiare. Abbiamo peggiorata perché non vedo più lo start, quindi adesso non mi ricordo com'era prima. Io adesso ho un'altezza di 1200, quindi sicuro la devo fare un pochino inferiore. Adesso abbiamo rovinato anche la larghezza oltre che l'altezza, quindi qua adesso per andare a rimettere, vediamo se riusciamo a 1920 e sicuramente dovrebbe essere una cosa di questo tipo per starci tutto. Vediamo se ci stiamo. Eccola lì, era quella precedente. Ok, dicevo, possiamo eventualmente intervenire sulla lingua del sistema operativo, sempre da preference. Dovrebbe esserci system, no. Vabbè, è stata fatta abbastanza chiusa questa macchina, quindi lasciamo tutto com'è. Ok, niente, quindi abbiamo un pochino giocato con le risoluzioni, eventualmente non si dovesse vedere. Un'altra cosa che possiamo fare eventualmente è andare su VM, ma questo vale solo per Workstation, andare a reinstallare i tool, ma in questo caso è già tutto a posto, quindi bisogna installare quelli per Linux e andare a installarli. Vabbè, ma la risoluzione mi sembra abbastanza normale, è un pochino lo sfondo che è sgranato, ma dipende dalla risoluzione. Quindi direi che per adesso possiamo anche fermarci qua. Se avete delle particolari necessità in base alla, alla risoluzione, in base all'installazione della macchina virtuale, potete eventualmente scrivermi e vi risponderò perché, come dicevo, queste impostazioni sono anche molto soggettive in base alla, al tipo di computer che utilizzate, al tipo di applicativo per virtualizzare che utilizzate per avviare appunto la macchina virtuale. Per adesso, grazie per avermi seguito e seguite questa collana di, di video dedicati agli Universal Robot.